Ciao a tutti, oggi parliamo dell'ipertiroidismo nel gatto, una patologia metabolica che colpisce soprattutto il gatto adulto e anziano. Prima di iniziare questo video vi ricordo sempre che se siete interessati agli argomenti medicina veterinaria del cane e del gatto, iscrivetevi qua sotto al canale. Inoltre, se volete supportare il progetto, vi ricordo sempre di mettere un mi piace al video in modo tale che questo video possa essere visto anche da altri proprietari di gatti che magari hanno dei gatti anziani e riconoscono in alcuni segni clinici la patologia del proprio gatto e quindi magari non aspettate troppo a portarlo dal vostro medico veterinario di fiducia. Partiamo subito con ipertiroidismo, quindi c'è un aumento, un'eccessiva produzione dell'ormone tiroideo di T4 e T3 da parte delle tiroidi. Nel cane, qua sopra vi metterò il video e anche a fine video, generalmente troviamo l'ipotiroidismo, cioè una diminuzione della produzione degli ormoni tiroidei, mentre nel gatto abbiamo l'opposto, è più frequente l'ipertiroidismo, soprattutto in gatti anziani, adulti anziani si sospetta dopo gli 8 anni, ma molto spesso lo troviamo in gatti molto anziani, sopra i 15, 16, 17 anni. E fondamentalmente non c'è predisposizione di sesso, si pensa che i siberiani e gli Himalaya siano più resistenti, ma fondamentalmente può colpire tutte le razze. Fondamentalmente cosa avviene? La tiroide è una ghiandola che si trova a livello di zona ventrale del collo, di solito è colpito nel 30% dei casi un lobo, mentre nel 65% sono colpiti entrambi i lobi e fondamentalmente se è colpito solo un lobo della tiroide, l'altro lobo va incontro ad atrofia. Si è pensato a diverse cause, sicuramente l'invecchiamento è un fattore predisponente per questa patologia, si è pensato a fattori immunologici, a fattori nutrizionali, a fattori ambientali o a fattori infettivi. Diciamo che tra le cause che si sospetta, anche se ad oggi non c'è nessuna certezza, abbiamo per esempio la lettiera del gatto, quindi alcuni cibi carenti o con eccesso di iodio, abbiamo fondamentalmente il rivestimento delle lattine come responsabile che contiene l'etere di fenilpolibrominato che è uno dei sospettati che possa aumentare il rischio di ipertiroidismo nel gatto. Poi abbiamo fondamentalmente l'uso di erbicidi, pesticidi, antiparassitari, però ad oggi non abbiamo assolutamente un agente eziologico sicuro per cui alcuni gatti hanno l'ipertiroidismo, altri no. È chiaro che essendo una patologia dell'invecchiamento, più l'animale tende a diventare anziano, più questo tipo di patologia noi lo ritroviamo, quindi potenzialmente potrebbe anche essere una patologia propria dell'invecchiamento, quindi non esserci una vera e propria causa ben definita. Sicuramente ci sono dei fattori predisponenti che possono aumentare il rischio di ipertiroidismo. Generalmente all'istologia, quando andiamo ad analizzare questo diciamo nodulo tiroideo che fa sì che venga prodotto più ormone tiroideo, troviamo un adenoma delle cellule follicolari o un'iperplasia adenomatosa multilobulare. Tornando diciamo ai segni clinici di questi gatti, un gatto con l'ipertiroidismo come lo troviamo? Allora, fondamentalmente un gatto con l'ipertiroidismo si presenta di solito magro, con atrofia muscolare, di solito beve tanto, urina tanto, di solito mangiano tanto, hanno di solito episodi di vomito e diarrea e tendenzialmente sono animali che possono mostrare un eccesso di vocalizzazione, a volte sono molto agitati, anche alla visita sono animali molto agitati e possono anche mostrare aggressività. Generalmente alla palpazione si può sentire un nodulo tiroideo che chiaramente incentiva poi noi medici veterinari a proseguire chiaramente sulla diagnosi di ipertiroidismo. Come si effettua la diagnosi di ipertiroidismo? Di solito si esegue un esame del sangue,
All'esame del sangue di solito le alterazioni più evidenti sono legate soprattutto alle transaminasi, all'alanina aminotransferasi e all'aspartato aminotransferasi e alla fosfatasi alcalina, che tendenzialmente possono essere aumentate. Generalmente potremmo alla visita sentire anche un soffio cardiaco, perché una complicanza dell'ipertiroidismo è un'ipertrofia miocardica del cuore. Fondamentalmente può esserci un aumento anche esserci un'ipertensione, e quindi fondamentalmente alla misurazione della pressione potremmo trovare ovviamente ipertensione. Altra diagnosi che bisogna fare per diagnosticare l'ipertiroidismo è andare a misurare il T4 e l'FT4 soprattutto, e di solito è notevolmente aumentato. Nei casi dubbi bisogna fare il test di soppressione col T3. Se no, esistono altri esami collaterali, che è la scintigrafia, per esempio la scintigrafia tiroidea, che ci mostra la presenza del nodulo, o l'ecografia tiroidea è molto utile per la diagnosi di ipertiroidismo. Una volta diagnosticato l'ipertiroidismo, cosa bisogna fare, come bisogna approcciare questi gatti? Fondamentalmente di solito abbiamo diverse strade. Esistono in commercio alimenti poveri di iodio. Esiste una marca che si chiama della Hills Y/D, che fondamentalmente serve per andare a ridurre la presenza di iodio all'interno dell'alimento, in modo tale che la tiroide, non avendo iodio, non può produrre chiaramente gli ormoni tiroidei in eccesso, e quindi c'è una diminuzione. Esistono dei farmaci che vanno a sopprimere ovviamente l'azione tiroidea, che sono il metimazzolo e il carbimazzolo, che sono farmaci che vanno ovviamente somministrati quotidianamente. Poi abbiamo anche la chirurgia con la tiroidectomia. Come complicanza potremmo avere però un ipoparatiroidismo, perché le paratiroidi sono lì vicine, quindi però eseguendo la tiroidectomia, soprattutto se la tiroide è colpita solo monolateralmente, chiaramente andiamo a risolvere il problema. E infine con la radioterapia con lo iodio radioattivo. L'ipertiroidismo è una patologia, ripeto, molto frequente nell'animale anziano, ed è uno dei motivi che fondamentalmente il proprietario si accorge che il proprio gatto di solito aumenta le vocalizzazioni. Quando un proprietario ci dice che il proprio gatto ha iniziato a vocalizzare di notte in modo molto più frequente rispetto a prima, e che magari ha il pelo trasandato, è alopecico, bisogna sempre sospettare l'ipertiroidismo e fare diagnosi chiaramente per aiutare poi questi gatti con la somministrazione di farmaci o altre alternative terapeutiche. È molto importante quindi che ogni proprietario si accorga chiaramente dei cambiamenti che avvengono durante la vita del proprio animale, per far sì che porti il gatto chiaramente dal loro medico veterinario di fiducia, che poi possa fare diagnosi e quindi poi aiutare il proprio gatto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo sempre che qua vi apparirà il video sull'ipotiroidismo del cane, quindi se volete dopo questo video andate a vedervi pure quella patologia per vedere la differenza tra l'ipertiroidismo e l'ipotiroidismo. Un saluto a tutti e al prossimo video.